Oggi è l'ultimo giorno della mia settima stagione nel corpo di ballo del Czech National Ballet di Praga. Sono ormai più di 7 anni che lavoro come ballerina professionista e durante questo mio percorso ho imparato 6 lezioni brutali ma necessarie sul mondo della danza e su questa carriera. Io mi chiamo Federica, ho 27 anni e mi sono diplomata al Teatro alla Scala di Milano. Mi ricordo quando ero in accademia che sognavo di fare la ballerina, pensavo che questo mestiere sarebbe stato molto diverso da quello che è in realtà. Quindi questo video è rivolto agli aspiranti ballerini, agli studenti di danza, ma anche semplicemente agli appassionati e ai curiosi. Il video è suddiviso in sezioni perché, come vi dicevo prima, abbiamo ben 6 lezioni delle quali vorrei parlarvi oggi, che riguardano l'autostima, la motivazione e i sacrifici di questo mestiere. Io spero veramente che il video vi piacerà. Prima di cominciare, mi raccomando, se anche voi amate la danza, non vi dimenticate di cliccare nel bottone qui sotto iscriviti per non perdervi i prossimi video e supportarmi. Grazie mille se lo farete. Cominciamo subito. Lezione numero 1. Nessuno crederà in te se non lo fai tu prima. Il problema principale della Federica, della me ballerina alle prime armi, era l'insicurezza e il fatto che io fossi molto timida. Questo col tempo ho capito essere un grave problema per un danzatore, perché il danzatore deve essere una persona consapevole delle proprie qualità e che non dovrebbe mai fare un passo indietro o scoraggiarsi in un mondo che è obiettivamente molto molto difficile. Mi ricordo che prima la mia prospettiva era che io volevo sempre ringraziare gli altri per le opportunità che mi venivano concesse. Mi ricordo dopo il mio primo contratto lavorativo ero molto grata al direttore per avermelo offerto ed era come se dessi a lui l'intera responsabilità del mio successo. Poi ho capito che essere così insicuri e timidi in realtà è controproducente e piano piano ho imparato ad apprezzare me stessa ed apprezzare i miei risultati come frutto dei miei sacrifici e a prendermi anche le responsabilità del raggiungimento dei miei sogni. Quindi la prima lezione secondo me è davvero importante, ovvero di non lasciarci mai scoraggiare dal fatto che il mondo della danza sia molto difficile e sia comunque pieno di ballerini talentuosi, ma di ricordarsi sempre che il nostro successo dipende interamente da noi e che non dovremmo mai smettere di essere grati con noi stessi e di credere in noi stessi, perché altrimenti nessun altro lo farà per noi. La seconda lezione riguarda i difetti. Io naturalmente, per esempio, non ho una propensione alle pirouette, ai giri. È un movimento che mi è sempre risultato molto difficile. Col tempo, ovviamente, questo difetto si è andato ad accumulare piano piano dentro di me ed è diventata una vera e propria insicurezza. Una lezione che ho imparato riguarda il mito della perfezione, ovvero che in quanto ballerini non dobbiamo essere troppo rigidi con noi stessi e accogliere e accettare il fatto che siamo esseri umani e che è impossibile essere perfetti. Di conseguenza, prima vedevo questo mio limite dei giri come un problema serio, ma adesso ho capito che in realtà è normalissimo avere difetti e limiti, ma l'importante è esserne consapevoli e lavorare ogni giorno per superarli, ma soprattutto anche accorgersi dei nostri pregi, di quelle nostre qualità che magari ci differenziano anche dagli altri. Infatti adesso io continuo a lavorare sui miei difetti, sui miei giri e ogni giorno cerco di migliorare, ma al contempo non mi dimentico mai delle mie qualità, che sono magari qualità che per altre persone possono essere difetti. Quindi ecco, voglio sfatare un po' il mito della perfezione, del ballerino perfetto, perché in questi anni da professionista mi sono approcciata a moltissimi ballerini diversi e mi sono resa conto che il ballerino perfetto non esiste. Anche i primi ballerini hanno i loro difetti ed è importantissimo accoglierli, perché altrimenti poi il lavoro quotidiano in sala diventa troppo duro, diventa quasi un'agonia se ci si concentra soltanto sui nostri difetti. L'importante appunto è puntare sui punti di forza, perché una cosa importante secondo me è capire che se noi siamo riusciti a raggiungere un certo livello, nonostante i nostri punti deboli, vuol dire che i nostri punti di forza sono forti abbastanza per renderci al pari degli altri che magari non hanno i nostri stessi difetti. La prossima lezione è davvero fondamentale secondo me, che riguarda la comodità. La comodità è il nemico per un danzatore, questo può sembrarvi strano, perché infatti anche io quando ero in accademia sognavo di stabilirmi in una compagnia e di trovare una casa, un posto che
mi potesse accogliere, nel quale potessi sentirmi comoda, al sicuro e appunto a casa. Poi ho capito, una volta che ho raggiunto questo stato, che questo veramente non è l'ideale, non è quello a cui un ballerino dovrebbe mai aspirare. E vi spiego perché. Perché intanto raggiungere una situazione del genere, in cui tu trovi una compagnia che ti accolga, che ti faccia sentire comodo, è ovviamente una cosa incredibile, perché molti ballerini non riescono a raggiungerlo, ma al contempo ti blocca la crescita, perché tu ti accomodi sulla consapevolezza che vieni apprezzato per come sei e quindi non ti spingi mai oltre. Non voglio generalizzare, ma questo è quello che è successo a me, è la mia esperienza personale. Io sono riuscita a raggiungere una compagnia come quella di Praga, dove lavoro da ormai 7 anni, e mi trovo a casa. Cioè, io qui tutti mi conoscono, gli insegnanti mi apprezzano, e quindi so che anche soltanto essendo come sono, senza dover fare troppi sforzi, sono apprezzata. Ma recentemente mi sono resa conto che questa comodità non ha fatto altro che uccidere la mia motivazione e non mi ha permesso di puntare sempre oltre e di avere nuove aspirazioni e nuovi obiettivi. Di conseguenza, se questo tipo di motivazioni non arrivano dall'esterno, se noi non riceviamo dall'esterno, quindi dal direttore per esempio, nuove sfide che ci mettono di nuovo in una situazione di instabilità, a quel punto è nostra responsabilità crearci delle sfide che ci permettano di crescere, quindi degli ostacoli quotidiani che dobbiamo porre a noi stessi al fine di crescere ogni giorno e non lasciarci mai trasportare dalla comodità della compagnia in cui ci troviamo. Anche perché purtroppo, se non siamo noi stessi a motivarci e a spingerci oltre, non lo farà nessuno per noi e arriveranno sempre nuovi ballerini più talentuosi, più bravi, più forti e più motivati, che ci sorpasseranno, nonostante il fatto che magari noi ci troviamo in quella compagnia da più tempo e quindi ci aspetteremmo di ricevere automaticamente più ruoli o più riconoscimenti. Quarta lezione: è impossibile avere un controllo assoluto sulla carriera del ballerino. Il controllo è un'illusione e il corpo di ballo comunque non è un ripiego, ma è un successo. Partiamo dall'inizio. Quando tu cominci questa carriera ti aspetti di avere un controllo sul tuo futuro, sulla tua carriera, e ti immagini comunque di poter scegliere cosa fare e cosa non fare, ma è esattamente l'opposto, perché sarà il direttore, sarà qualcun altro per te a scegliere quello che danzerai, i ruoli che farai, e purtroppo in mano tua ci sarà molto poco. Quello che tu puoi scegliere ovviamente è cambiare compagnia, ma anche lì è un mondo così competitivo e difficile che magari non verrai neanche accettato. Quindi dobbiamo anche accettare l'idea di far parte di un sistema, di un'industria che funziona così, e di conseguenza dobbiamo accogliere e anche essere grati delle opportunità che ci vengono offerte, senza scoraggiarci troppo se i nostri obiettivi principali di raggiungere magari un alto livello come primo ballerino per esempio, se questi obiettivi non vengono soddisfatti, perché non è tutto nelle nostre mani. E per quanto riguarda quello che menzionavo prima sul corpo di ballo, ovviamente tutti gli studenti di danza sognano di diventare solisti o primi ballerini, e lo sognavo anche io. Questo ovviamente non vuol dire che non lo diventerò, ma per il momento non è quello che mi sta accadendo. L'importante è essere consapevoli sul fatto che il corpo di ballo non è un ripiego e che non è un lavoro meno dignitoso o meno prestigioso, perché far parte di un corpo di ballo è già un grandissimo successo, non è assolutamente una cosa scontata, e non vuole essere un ripiego, perché in corpo di ballo ci sono ballerini eccellenti che semplicemente non hanno ancora avuto l'opportunità per fare ruoli più importanti, ma questo non li rende meno fondamentali per una compagnia di un primo ballerino o un solista. Quindi essere stabili in un corpo di ballo richiede immensa fatica e lavoro, e bisogna esserne grati, ma non dobbiamo neanche lasciarci calpestare, e al contempo, se ci troviamo in una situazione in cui pensiamo che le nostre capacità non vengono apprezzate quanto vorremmo, a quel punto vale la pena cambiare o trovare un posto che invece possa apprezzarci. Prossima lezione riguarda il prezzo del biglietto, ovvero
diciamo il prezzo che tu paghi per fare questo lavoro, delle cose delle quali magari si parla molto poco e che riguardano la salute fisica e la salute mentale soprattutto. Fare il ballerino è uno stile di vita, cioè tu non puoi pretendere di fare questo mestiere soltanto quando sei effettivamente in teatro o in sala danza, ma lo farai ogni giorno, ogni ora della tua vita, quando dovrai pianificare i tuoi pasti, quando dovrai pensare al sonno e dare priorità al riposo rispetto allo svago, quando non potrai scegliere quando andare in ferie, per esempio, perché le ferie sono imposte dalla compagnia, quindi fare il ballerino ha come conseguenza, come prezzo da pagare, un controllo superiore rispetto agli altri mestieri sul tuo stile di vita, che deve essere incentrato sul mantenimento della forma fisica e sulla salute fisica e anche mentale. E anche la salute mentale è importantissima, infatti secondo me un ballerino dovrebbe andare da uno psicologo, comunque prendersi cura della sua salute mentale tanto quanto fa del proprio corpo. È una cosa che non viene fatta spesso, che però io ho imparato ultimamente a fare perché è davvero fondamentale avere comunque attenzione e cura nei confronti della propria salute mentale, perché questo ci permette di superare in maniera più serena certe situazioni che possono essere molto frequenti in questo mondo e soprattutto essere anche dei ballerini più longevi, non soltanto fisicamente, ma soprattutto anche mentalmente. L'ultima lezione, la lezione più importante, ovvero che secondo me tutto questo che vi ho appena raccontato è un prezzo da pagare per fare uno dei mestieri più belli del mondo, a mio parere. Cioè quando tu riesci a trovare un equilibrio tra tutti gli aspetti che ho appena menzionato, tra la competizione, tra cercare la perfezione, tra prendersi cura della mente e del corpo, l'equilibrio, avere controllo. Se tu riesci a farti spazio in questo mondo molto intricato e complicato, riuscirei veramente a vivere un sogno ad occhi aperti, che è quello che ho la fortuna di vivere io da appunto 7 anni. È una cosa della quale molto spesso mi dimentico e che do per scontata, perché a volte sono troppo concentrata sui lati negativi di questo mestiere, però poi mi fermo e mi rendo conto che se tu veramente riesci a raggiungere questo obiettivo, tutti questi sacrifici ne valgono la pena e diventa un mestiere meraviglioso che ti permette di muoverti ogni giorno, di muovere il tuo corpo, di seguire la tua passione, di fare quello che ami ogni singolo giorno, di imparare coreografie nuove, conoscere persone nuove, andare in scena sempre con pezzi diversi, diventare un personaggio diverso ogni volta, impersonificare anche personaggi che magari non sono affini alla tua personalità, che ti fanno anche scoprire parte di te che tu non pensavi di possedere. Quindi il mestiere del ballerino è veramente un mestiere che può dare opportunità incredibili per vivere una vita all'insegna dell'arte, della bellezza, della magia e della passione, che io auguro veramente a tutti. L'importante è sempre viverla nella maniera più sana possibile e cercare di non avere troppa preoccupazione sul controllare questo mestiere in maniera eccessiva. Quindi io in questi anni al Czech National Ballet, in queste 7 stagioni, ho veramente avuto l'opportunità di vivere un sogno e sono immensamente grata per questo. Ciò non vuol dire che in futuro magari non sceglierò di intraprendere percorsi differenti, però in questo momento questo mestiere mi ha reso la persona che sono, mi ha formata, ha formato la mia personalità anche, mi ha permesso di diventare molto più forte e consapevole anche nel mondo esterno alla danza. Io spero che il video vi sia piaciuto e vi aspetto nei commenti, fatemi sapere secondo voi qual è la lezione più importante che oggi ho approfondito, magari se qualcuno di voi fa anche parte di questo mondo, sarei curiosa di leggere le vostre lezioni che avete appreso nella vostra carriera e io vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi fino alla fine e vi invito nuovamente, se ancora non l'avete fatto, a cliccare il bottone qui sotto, iscriviti per non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo molto presto con un altro video e vi mando un grande abbraccio. Ciao!